Nei due vlog precedenti abbiamo viaggiato insieme e abbiamo visitato Roma. Ma Roma non è stata l'unica tappa della nostra vacanza di quest'anno, perché siamo andati anche in Umbria, come ho anticipato nell'ultimo vlog. Ed è arrivato il momento di viaggiare insieme attraverso l'Umbria. Lasciata Roma, ci siamo rimessi in macchina e abbiamo raggiunto il nostro agriturismo. Abbiamo soggiornato in un bellissimo agriturismo nella campagna poco fuori da Spoleto, con una piscina panoramica bellissima, e abbiamo visitato quindi i borghi e le zone più belle dell'Umbria raggiungibili dal nostro agriturismo. In questo video andremo alla scoperta di Spoleto e di Spello, due borghi bellissimi, ma ci sarà un altro vlog poi. Se questi contenuti ti piacciono, ti chiedo di mettere un mi piace, condividerlo con persone a cui potrebbe essere utile e, se non lo hai ancora fatto, clicca sul bottone iscriviti per ricevere tutti i video che pubblicherò in futuro. Partiamo! Dopo una settimana di vacanza forse riusciamo a rilassarci un po'. Piscina time, guardate anche la mia maglia, lo dice chiaramente, day off. Giorno libero. Andiamo in piscina, sperando che non ci sia nessuno. Il robottino che la pulisce. C'è ancora il robottino dentro che sta pulendo però. Ecco, ieri c'è stato vento e quindi ci sono degli ombrelloni che si sono rovesciati. Si entra da qua, si apre, proviamo a entrare. Nel nostro agriturismo abbiamo la piscina ad acqua salata, ma c'è ancora il robottino che deve pulire l'acqua e spero che lo tolgano di mezzo presto perché voglio tuffarmi. Là c'è la sala colazioni, dove abbiamo fatto colazione. Qui abbiamo le colline, c'è la strada statale Flaminia che porta a Roma, come tutte le strade, e qui è dove passeremo la prossima settimana. Vista la vicinanza del nostro agriturismo, abbiamo deciso di visitare Spoleto per prima cosa. E devo dire che siamo rimasti molto piacevolmente sorpresi da questo borgo umbro. Vediamolo insieme. Il centro storico di Spoleto è un meraviglioso connubio tra le strutture di epoca medievale e quelle di epoca romana. E tutto questo è ben evidente passeggiando per le strette stradine del centro storico. Questo centro è stato infatti fortificato dagli Umbri e solo successivamente è diventato una colonia romana. L'arco di Druso è germanico, un arco romano che anticipava il foro, è un esempio di architettura originaria di questo centro, così come il suo teatro romano. Spoleto vanta anche chiese molto importanti e meritevoli di una visita. La Basilica di San Salvatore, risalente al IV-V secolo, che è oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO, e anche il Duomo della città, più recente e risalente al XII secolo, dove è conservato il dipinto Madonna e Santi di Pinturicchio. A Spoleto puoi veramente respirare la storia di questo centro così antico. La tappa successiva è stata a Spello, un altro luogo imperdibile per chi si trova in Umbria. Spello ci accoglie con l'insegna Spello, splendidissima colonia Iulia, a testimonianza del suo ruolo importante in epoca romana. Questo borgo, che è parte della lista dei borghi più belli d'Italia, conserva ancora molto di quest'epoca. Le mura che circondano Spello sono le mura fortificate romane meglio conservate d'Italia, con le loro maestose porte di ingresso al borgo. Siamo arrivati a Spello, che è un borgo nel cuore dell'Umbria, nonché parte della lista dei borghi più belli d'Italia, come tanti altri borghi in questa regione bellissima. Al momento stiamo passeggiando in una via molto antica di questo borgo che è famoso per le infiorate. Le infiorate sono delle decorazioni floreali che vengono fatte dagli artisti e dagli abitanti anche di questo borgo in occasione del Corpus Domini. Noi quest'anno siamo arrivati tardi, ma i fiori sono comunque un elemento che caratterizza il borgo per tutto l'anno. Infatti è molto facile incontrare dei vicoli
ricchi e pieni di fiori e con i balconi ricchi di fiori di tutti i colori, quindi è un elemento molto presente e a cui gli abitanti di Spello tengono molto. Siamo quindi nel cuore dell'Umbria, non lontano da Assisi, che sarà la nostra prossima tappa. La cosa più bella, a mio avviso, è stato passeggiare per i vicoli di Spello, respirando la storia di questo luogo incantato. Questi stretti vicoli, da maggio a luglio, diventano teatro di meravigliose esposizioni floreali. Infatti a Spello ha luogo ogni anno a maggio l'Infiorata, un imperdibile evento durante il quale il borgo si riempie di composizioni floreali. I balconi delle case si riempiono di fiori colorati e profumati ed è a giugno e a luglio che tutto il borgo entra in competizione per la manifestazione Finestre, Balconi e Vicoli Fioriti, in cui gli abitanti si sfidano ad abbellire con fiori i balconi, i vicoli e gli angoli più belli del borgo. Purtroppo noi siamo arrivati un po' tardi, ma il borgo era ancora ricco di spettacoli floreali. Quindi gli abitanti di Spello sono tutti dei mastri fiorai, perché è tutta così, è bellissima. Stiamo sbirciando in casa di altre persone, non è male però. C'è 15 euro di filmare questa cosa. Una palla del nonno, Dov'è? un coglione di mulo. Ecco, qui ci sono dei piatti molto coloriti. 15 euro per tutte queste delizie, se vogliamo chiamarle delizie. Giulia nel frattempo va avanti come un treno e non mi aspetta. E io devo fare le riprese da solo. Pensate un po'. E poi c'è il Pinturicchio, questo talentuoso pittore che con il suo passaggio a Spello ci ha lasciato dei veri e propri capolavori che possono essere ammirati dentro la Cappella Baglioni e nella chiesa di Sant'Andrea. Siamo appena usciti dalla Basilica di Santa Maria Maggiore con diversi dipinti di Perugino e anche di Pinturicchio all'interno della Cappella Baglioni, che è ospitata proprio all'interno della chiesa. Siamo usciti dal centro di Spello e adesso riprendiamo la macchina in direzione Assisi, quindi andiamo ad Assisi. Non abbiamo molto tempo in realtà, ma io non torno ad Assisi da moltissimi anni, quindi volevo visitarla e Giulia anche. Proveremo a visitare la Basilica di San Francesco ovviamente e vedere un po' la città. Sto aspettando che Giulia finisca di prelevare, speriamo che stia tornando e partiamo.